Una nota prima di iniziare. Questo episodio riempie un vuoto narrativo della serie. Nell'episodio 264, l'ultimo, abbiamo lasciato Odisseo che racconta come, dopo 9 giorni alla deriva, egli naufraghi sull'isola di Ogygia. Nell'episodio 7 di questa serie, che molti di voi hanno già ascoltato, abbiamo raccontato la liberazione di Odisseo dopo oltre 7 anni di prigionia, il concilio degli dei, l'arrivo di Hermes, la costruzione della zattera e la partenza. Ma cosa è successo nel mezzo? Come ha vissuto Odisseo quegli anni? Cosa significa essere prigioniero in un paradiso? Questo episodio racconta proprio questo, l'arrivo, i primi giorni, il lento realizzare di essere intrappolato e soprattutto il velo che Calipso pone sulla sua mente, nascondendogli il tempo che passa. Per ricostruire questi anni ho usato le fonti omeriche, dove disponibili, e le tradizioni post-omeriche per i dettagli che Omero non racconta. Ora possiamo iniziare. Ci sono prigioni senza sbarre. Posti bellissimi, dove il cibo non finisce mai, l'acqua sgorga pura, il corpo non invecchia, dove una dea immortale ti guarda con occhi che promettono eternità. Odisseo ha perso tutto, tutti i compagni sono morti, la nave è distrutta. Per 9 giorni ha galleggiato, aggrappato a pezzi di legno, tra le onde, aspettando di morire. E poi, invece di morire, è arrivato qui, a Ogygia, l'isola ai confini del mondo. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica e Maddalena. Grazie anche a Dalila, Sara, Anna, Ergis dall'Australia e un benvenuto a bordo a Santo. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Gimbo dal Belgio, Fabio, Lizanel da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco e Michele. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam e Cristina. Diventa anche tu parte di questa avventura, supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 265. La vita di Odisseo, episodio 25. 7 anni in paradiso. Dopo 9 giorni alla deriva, Odisseo è allo stremo. La 10ª notte gli dei lo gettano su una spiaggia. Così, dice Omero, non approda, non raggiunge, viene gettato come un relitto, come qualcosa che il mare non vuole più. Odisseo non ha più la forza di nuotare, non ha più la forza di aggrapparsi, si lascia trasportare dalle correnti, mezzo cosciente, mezzo annegato. Non sa dove sta andando e forse non gli importa più. Poi sente la sabbia sotto il corpo, l'acqua che si ritira, il sole sulla schiena. È vivo. Apre gli occhi. Vede una spiaggia bianca, foreste che profumano di resina, il cielo azzurro sopra di lui. Sente il canto degli uccelli, l'odore di fiori che non conosce. Prova ad alzarsi. Non ci riesce. Le gambe non rispondono, le braccia tremano. 9 giorni senza cibo, senza acqua dolce, senza sonno vero. Si lascia ricadere sulla sabbia, chiude gli occhi. Se deve morire, pensa con un filo di sollievo. Almeno muore sulla terraferma, non tra le onde, non come i suoi compagni inghiottiti dal gorgo. Aspetta la morte, ma la morte non viene. Invece viene lei. Calipso
Esce dalla grotta e lo vede. Un uomo sulla spiaggia, mezzo nell'acqua, mezzo sulla sabbia, immobile. Sembra morto. Si avvicina, gli sfiora la mano. Sente il polso debole, irregolare, vivo, appena. Lo gira sulla schiena. Lo guarda meglio. Le spalle larghe, le mani callose, cicatrici di guerra sul petto, sulle braccia. Un guerriero, un eroe, forse. In quel momento qualcosa dentro di lei si accende, come sempre. Come ogni volta che le Moire le mandano un naufrago. Si innamora, non può farne a meno. È la sua maledizione, la punizione degli dèi per essersi schierata con i titani durante la guerra che ha ridisegnato il cosmo. Lei, immortale e bellissima, figlia del titano Atlante, è destinata a innamorarsi perdutamente di eroi mortali che le arrivano morenti sulla spiaggia. E quegli eroi sempre la lasceranno. Dolorosa solitudine per l'eternità. Ma ora non pensa a questo, pensa solo a salvarlo. Lo solleva. È leggero come un corpo può essere dopo 9 giorni senza cibo e lo porta nella grotta. Lo adagia su un giaciglio morbido, gli pulisce le ferite con acqua di sorgente, gli spalma unguenti che profumano di erbe divine. Accende un fuoco di legno di cedro. Il calore si diffonde dolce nella grotta, portando pace. E attende che si svegli. Odisseo si risveglia dopo giorni, non sa quanti. Apre gli occhi, vede una grotta, pareti di pietra levigata, un fuoco che arde dolcemente, il profumo soave nell'aria. E una donna, bellissima, capelli che scendono come onde scure, occhi profondi, pelle che sembra quasi brillare di luce propria. Odisseo chiede con voce roca dove si trovi. «A Ogygia», risponde lei con voce dolce, «la mia isola. Sono Calipso. Tu, qui, sei in salvo». Odisseo chiude gli occhi. Salvo. Dopo la tempesta di Zeus, dopo il naufragio, dopo 9 giorni alla deriva, salvo. Ma mentre lo pensa, nella sua mente si accende un'altra domanda. Salvo per quanto? Ogni volta che ha incontrato figure divine o semidivine, ogni volta che ha approdato su isole magiche, ci sono state sempre, a dir poco, delle complicazioni. L'isola di Aea, quella delle sirene, i 2 scogli mortali di Scilla e Cariddi. Cosa vorrà da lui questa dea bellissima che lo guarda con tenerezza? «Posso costruire una nave?» chiede. Calipso sorride. «Certo, ma riposa prima. Sei appena sopravvissuto al mare. Mangia, bevi, guarisci». Ha ragione. Odisseo è distrutto, ogni muscolo fa male, la mente è confusa, ha bisogno di tempo. Si abbandona, mangia il cibo che lei gli porta, beve l'acqua fresca di sorgente, dorme e i giorni passano. Quando Odisseo sente di aver riacquistato le prime forze, esplora l'isola. È incredibilmente bella, foreste di ontani, pioppi e cipressi profumati, 4 sorgenti che scorrono vicine tra prati di viole e sedano selvatico, vigne cariche d'uva che si arrampicano ovunque senza che nessuno le abbia mai potate o curate, uccelli che nidificano tranquilli, gufi, falchi, gazze marine che non hanno paura dell'uomo. Pare di vivere nella mitica età dell'oro, in cui non c'è dolore o malattia e le piante producono da sé i frutti. Ma quest'isola è anche un deserto. Solo lui e Calipso. Nessun altro essere umano, nessuna nave all'orizzonte, nessun segno di civiltà. Odisseo le chiede se vivono altre persone sull'isola. Lei risponde di no, solo lei da sempre. Allora lui chiede di sapere come può arrivare a casa da lì. Calipso lo guarda a lungo prima di rispondere. Gli spiega che questa isola si trova ai confini del mondo, oltre i mari conosciuti. Nessuna nave passa mai di qui. È proprio per questo
che il luogo è così bello, così tranquillo e isolato. Ma Odisseo insiste. Può costruire una zattera come ha già fatto altre volte con il legno degli alberi. Calipso scuote il capo. Gli alberi di questa isola sono sacri, dice con voce dolce. Non si possono abbattere, le dispiace. Odisseo la osserva. Cerca di capire se stia mentendo o se dica la verità. Non riesce a deciderlo. Allora, come faccio a tornare a Itaca? Calipso si avvicina, gli prende la mano. Perché tanta fretta di partire? Sei appena arrivato. Riposati ancora. Goditi questo luogo. È così raro trovare pace dopo tutto quello che hai passato. Ha ragione anche questa volta. Odisseo ha combattuto per 10 anni a Troia, ha navigato per mesi attraverso tempeste e mostri, ha perso tutti i compagni, è stanco, così stanco. Forse può rimanere ancora un po', solo per riposare, solo per riprendere fiato, poi ripartirà. Questo è quello che dice a se stesso. Passano i giorni, forse le settimane. Odisseo non è sicuro. C'è qualcosa di strano nel tempo a Ogiggia. Scorre, ma non come dovrebbe. I giorni si susseguono uguali, la luce è sempre la stessa, il clima non cambia mai, non ci sono stagioni, solo un'eterna primavera dolce e calda. Odisseo cerca di tenere il conto. Incide tacche su una pietra liscia, una per ogni giorno. 1, 2, 3, ma poi le tacche spariscono. La pietra è di nuovo liscia. Chiede a Calipso cosa possa essere successo. La pioggia le deve aver cancellate, dice lei con dolcezza. Mi dispiace, ma perché conti i giorni? Non sei felice qui? Odisseo non risponde. Ricomincia ad incidere. 1, 2, 3, 4. Di nuovo spariscono. Smette di contare sulle pietre. Conta nella mente. Ma anche lì il conto si confonde. Era il 20° giorno o il 30°? Quando è arrivato esattamente? Quanti giorni sono passati da... Non ricorda più. È come se qualcosa velasse la sua memoria. Non in modo violento, in modo dolce. Come nebbia che scende piano su un paesaggio, nascondendo i contorni senza che tu te ne accorga. Calipso. Il suo nome significa colei che nasconde, colei che vela. E forse è proprio questo che sta facendo. Non solo nasconde Odisseo al mondo qui, ai confini della terra, dove nessuno può trovarlo. Nasconde anche il tempo, lo vela, lo rende indistinto. Odisseo lo sente, ma non riesce a resistervi. Il velo si posa sulla sua mente giorno dopo giorno e il tempo diventa liquido, viscoso, difficile da afferrare. Una sera, mentre mangiano insieme lei ambrosia e nettare, lui cibo mortale, Calipso parla. Gli dice che lo ama, che non sopporta vederlo soffrire così, che può dargli qualcosa che nessun essere umano ha mai avuto, l'immortalità. Si avvicina, gli prende il viso tra le mani. Qui può rimanere giovane per sempre, forte, mai malato, mai stanco. Potrebbero amarsi per sempre, senza che la morte mai giunga a separarli. Odisseo la guarda. Per un istante, solo un istante, la tentazione lo sfiora. Non invecchiare mai, non morire mai, rimanere sempre forte, sempre lucido, in un luogo bellissimo, con una dea che lo ama. Ma poi pensa a Penelope, al modo in cui lei sorrideva per sostenerlo mentre la stava lasciando per andare in guerra 1000 anni fa. Al loro letto, costruito intorno al tronco dell'olivo, a Telemaco, che aveva solo 1 anno quando è partito. No, dice, voglio tornare a casa. Calipso si ritrae, c'è dolore nei suoi occhi, ma non sorpresa. Sapeva già che avrebbe detto di no. Lo sapeva perché succede sempre così. Vive con Calipso, dorme con lei. Non è amore. Quello Odisseo non può darlo, appartiene a Penelope. Ma non è nemmeno solo prigionia. È qualcosa di più complesso.
due solitudini che si cercano, due esuli che si riconoscono. Lei è condannata a restare per sempre su quest'isola, innamorandosi di chi poi la lascerà. Lui è condannato a restare finché gli dèi non decideranno di liberarlo. Dalla loro unione nascono figli. Secondo la tradizione più attestata, due: Nausito e Nausino, uomo della nave e signore della nave, nomi che ricordano ciò che Odisseo ha perso, le navi che non ha più, il mare che non può più solcare. Secondo altre tradizioni ne nascono altri due, Latino e Ausonio, legati alle antiche leggende italiche, che raccontano di come questi figli raggiungeranno poi l'Italia e fonderanno stirpi regali. Gli anni scorrono. Odisseo crede di essere a Ogygia da qualche mese, forse un anno, al massimo 2. Ogni giorno va sulla spiaggia e guarda il mare, ogni giorno piange. Come ci racconta Omero, gli occhi non gli si asciugavano mai di lacrime e la dolce vita gli si consumava nel rimpianto del ritorno. Un uomo in paradiso che piange perché vuole andarsene. Calipso lo guarda soffrire e soffre anche lei. Vorrebbe consolarlo, vorrebbe fargli dimenticare Itaca, ma non può. Può nascondergli il tempo, ma non può cancellare il desiderio di casa. E così vivono. Lei che ama disperatamente, lui che desidera disperatamente di andarsene, in un'isola bellissima che è prigione per entrambi. E poi, un giorno, qualcosa cambia. Odisseo non lo sa, ma sull'Olimpo si sta decidendo il suo destino. Poseidone è lontano, in Etiopia. Atena coglie l'occasione, parla con Zeus, gli dei decidono. Odisseo deve tornare a casa. Hermes, il messaggero dagli alati calzari, vola verso Ogygia, arriva alla grotta, trova Calipso che tesse al telaio d'oro, cantando con voce bellissima. Le porge il messaggio di Zeus: lascialo andare. Calipso protesta, piange, si arrabbia, ma Zeus non si può contraddire. Hermes riparte e Calipso, con il cuore spezzato, sa cosa deve fare. Va a cercarlo, sa dove trovarlo, sempre nello stesso posto, sulla spiaggia, seduto su una roccia a guardare il mare. Si avvicina. Gli dice di non piangere più, di non lasciar più consumare la sua vita. Lo lascerà andare e di buon grado. Odisseo si volta di scatto, non ci crede. Costruisciti una zattera, io ti darò tutto quello che ti serve, ascia, provviste, vesti e un vento favorevole. Puoi partire. E in quell'istante, proprio in quell'istante, qualcosa dentro Odisseo si illumina. Il velo cade all'improvviso. Come aprire gli occhi dopo un lunghissimo sonno, come uscire da una grotta buia ed essere abbagliato dal sole. La mente di Odisseo, improvvisamente liberata, riordina i ricordi. I giorni che sembravano pochi si moltiplicano. Le settimane che credeva fossero mesi erano anni. Il tempo nascosto si rivela tutto insieme. Gli gira la testa. Calipso gli carezza teneramente il volto e conferma i suoi timori. È naufragato su Ogygia più di 7 anni fa. 7 anni, non pochi mesi, non 1 o 2 anni, 7. Telemaco aveva 1 anno quando è partito da Itaca, 10 anni di guerra, poco più di 1 anno di navigazione prima di Ogygia e ora ne ha quasi 20. Penelope sta invecchiando senza di lui. Lui stesso credeva di essere qui da poco, ma sono passati 7 anni della sua vita che non torneranno più. Tutto questo tempo, sussurra guardando nel vuoto. Calipso non risponde, abbassa lo sguardo. Per 4 giorni Odisseo lavora alla zattera. Calipso gli porta un'ascia di bronzo, gli mostra dove tagliare. Gli alberi ora si lasciano abbattere, come se l'isola stessa avesse rinunciato a trattenerlo. Lavora dall'alba al tramonto, taglia 20 tronchi, li squadra, li liscia, li incastra insieme, costruisce un ponte largo, fissa l'albero, prepara la vela. Non parla, lavora. È l'unica cosa che può fare: lavorare, prepararsi, partire.
Calipso sta seduta all'imboccatura della grotta e lo guarda lavorare. Tesse al telaio, canta piano, ma la voce è spezzata. Al quarto giorno tutto è pronto. Al quinto giorno all'alba Odisseo è pronto a partire. Calipso gli ha dato tutto, provviste, acqua, vino, vesti fresche. Ha mandato un vento dolce e favorevole che gonfierà le vele. Si guardano per un'ultima volta. Odisseo sale sulla zattera, scioglie gli ormeggi. Il vento gonfia la vela. La zattera si allontana dalla spiaggia lentamente, poi sempre più veloce. Odisseo non si volta indietro. Non può. Se si voltasse, vedrebbe Calipso sulla riva, immobile, che lo guarda andare via. Vedrebbe i figli accanto a lei. Vedrebbe l'isola bellissima che ha odiato per 7 anni. Non si volta. Guarda solo avanti, verso il mare aperto, verso Itaca, verso casa. Odisseo naviga. Per 17 giorni la zattera corre sul mare, poi Poseidone lo vede, la tempesta esplode. Il naufragio lo getta sulle coste di Scheria, l'isola dei Feaci. Nausicaa lo trova nascosto tra i cespugli e lo conduce da suo padre, re Alcino, e nella sala regale Odisseo racconta tutto: le tempeste, i mostri, le isole magiche, Circe, l'Ade, le sirene, Scilla, Trinachia, la folgore di Zeus, i compagni morti. Di questo ti ho già parlato a partire dall'episodio 7 in poi di questa serie. Ora il cerchio si chiude. Abbiamo riempito il vuoto. Sappiamo cosa è successo tra il naufragio e la liberazione. Sappiamo del velo che nascondeva il tempo. Sappiamo dell'Apocalisse che lo ha rivelato. E Odisseo finalmente è pronto per Itaca. Nella prossima puntata, Alcino offre una nave. Odisseo si addormenta fiducioso mentre i Feaci remano verso casa. La sua speranza è che quando aprirà gli occhi vedrà finalmente la terra dei padri. E così sarà. Ma tornare a casa non significa essere già a casa. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify, per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.